DJI Mini 4K è davvero un drone da non acquistare, come dicono in rete? Ciao ragazzi, DJI ha da pochi giorni lanciato il suo nuovo DJI 4K e insieme a lui tantissime polemiche, tra chi sostiene che si tratta di un drone realizzato con pezzi riciclati, quindi fondi di magazzino, chi dice che è sostanzialmente il DJI Mini 2 SE con un nome diverso e infine chi dice che è sostanzialmente un drone da acquistare alla larga. Ma cosa c'è di vero in tutto ciò? Beh, ora ve lo dico io. Ma prima di tutto, che cos'è il DJI Mini 4K? Beh, si tratta del nuovo drone entry level di casa DJI pensato per chi si affaccia al mondo dei droni e vuole iniziare o finire spendendo una cifra relativamente bassa. Il suo prezzo infatti è inferiore ai 300 euro. Di listino, senza offerte. Beh, sembra magnifico, no? Ma quindi quali sono i problemi di cui ci si lamenta tanto in rete? Beh, per spiegarvelo mi verrà in aiuto questa tabella. Come noterete già ad una prima occhiata, il nuovo DJI Mini 4K è un drone molto simile, per non dire uguale, al DJI Mini 2 SE, il precedente drone entry level. Le differenze principali sono due. La prima è la risoluzione, che sul DJI Mini 4K, come suggerisce il nome stesso, arriva al 4K e non più solo 2.7K come sul precedente modello, ma molti sostengono che questa risoluzione 4K sia ottenuta semplicemente tramite un aggiornamento di sistema firmware che non è presente invece sul DJI Mini 2 SE, ma quello che cambia sostanzialmente è anche il bitrate, che sul nuovo DJI Mini 4K è di 100 megabit per secondo, mentre sul DJI Mini 2 SE è fermo a 40 megabit per secondo, quindi meno della metà. In cosa si traduce questo? Beh, si traduce in una compressione dei filmati, dei video molto inferiore sul nuovo modello, quindi una qualità superiore anche a parità di risoluzione. E se per la risoluzione può essere vero che si tratta magari solo di un aggiornamento, beh, per il bitrate secondo me la musica cambia. Tutte le altre caratteristiche tecniche di questi due droni invece sono sostanzialmente identiche, tra autonomia di volo, peso al decollo, dimensioni eccetera eccetera. Per quanto riguarda invece ragazzi il DJI Mini 3, presente anche lui in questa tabella, beh, è un drone superiore sotto tutti i punti di vista, ha un sensore fotografico superiore, infatti è da 48 megapixel contro 12 megapixel del DJI Mini 4K e DJI Mini 2 SE, più autonomia di volo e via dicendo. Importante ragazzi, nessuno di questi tre droni presenta la funzionalità di Follow Me o Active Track, ovvero il drone non vi segue. Perché questo? Beh, perché DJI ha scelto di implementare questa funzionalità di volo solo sui suoi droni che sono dotati di sensori anticollisione, quindi dal DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 4 Pro e compagnia bella. Perché questa scelta? DJI non l'ha mai comunicato, ma io penso che lo faccia per evitare di mettersi nei casini, per evitare più problemi possibili. Vuole che i droni che ci seguono senza il controllo diretto del radiocomando siano quelli più sicuri grazie ai sensori anticollisione. Ora ragazzi, spiegate un po' le differenze lato tecnico, c'è anche un'importante differenza lato economico. Innanzitutto vi dico che se volete acquistare subito il DJI Mini 4K, DJI Mini 2 SE, DJI Mini 3, DJI Mini 3 Pro e annessi accessori ai loro prezzi più bassi, li trovate tutti in offerta nel mio canale Telegram ufficiale TechBest Deals, che trovate linkato qui sotto in descrizione video. Quindi entrateci, cercate il modello che più vi interessa e acquistatelo al suo prezzo più basso. Prezzi: il DJI Mini 4K ha un prezzo lancio di listino pari a 299 euro, che sono esattamente 10 euro in meno rispetto al prezzo di listino del DJI Mini 2 SE pari a 310 euro. Questo per la versione base, ma anche le versioni combo differiscono di 10 euro a favore del DJI Mini 4K, che nonostante sia un drone nuovo costa qualcosina in meno rispetto al precedente modello. E viene da sé ragazzi che se abbiamo già un DJI Mini 2 SE tra le mani, acquistare un DJI Mini 4K è sostanzialmente inutile, ma se dobbiamo acquistare un drone nuovo, il DJI Mini 4K a questo punto è la scelta migliore. Ma lo so cosa state per dire, c'è anche il DJI Mini 3 che oggi su Amazon ha un prezzo di 379 euro. Quindi se la differenza di prezzo tra il DJI Mini 4K e il DJI Mini 3,
che, lo ripeto, è superiore sotto tutti i punti di vista ed è appena 80 euro, perché non scegliere direttamente il DJI Mini 3? Beh, avete ragione ragazzi, al prezzo attuale di 379 euro il DJI Mini 3 è la miglior scelta che potete fare se volete un drone che costi più di 300 euro ma meno di 400 euro. È davvero un'offerta fantastica, ma appunto si tratta solo di un'offerta. Il prezzo di listino del DJI Mini 3 ragazzi è infatti di 479 euro, che è praticamente il 50% in più rispetto al prezzo del DJI Mini 4K, e in questo caso ovviamente le cose cambiano, le cifre cambiano, e se stiamo cercando un drone economico sotto i 300 euro, beh, il DJI Mini 4K secondo me resta la scelta migliore. Inoltre il DJI Mini 4K ha un prezzo oggi al lancio di listino di 299 euro, ma come tutti gli altri prodotti DJI andrà nei prossimi mesi incontro a delle offerte, quindi scenderà a 270, 260, magari anche 250 euro, e lì la convenienza sarà ancora superiore. Quindi ragazzi, dipende un po' tutto dalle vostre esigenze. Se state cercando un nuovo drone o un primo drone con cui iniziare, secondo me il DJI Mini 4K, considerando la risoluzione superiore e il bitrate oggettivamente più alto, è la miglior scelta attualmente possibile per iniziare come nuovo drone. Se invece avete già tra le mani un DJI Mini 3 o anche un DJI Mini 2 SE, non ha assolutamente senso, almeno secondo me, un DJI Mini 4K. Fermo restando però che il mio DJI Mini 4K è in viaggio e ve lo recensirò qui sul canale tra pochi giorni, perché a me piace testare sempre con mano e avere un senso critico oggettivo su tutto ciò di cui parlo. Ora però ragazzi, ditemi la vostra opinione in merito al DJI Mini 4K, cosa ne pensate? Trovate che sia un drone valido, un drone inutile? Sì, no? Beh, parliamone insieme qui sotto nei commenti. Vi ricordo che se volete acquistare uno o qualsiasi di questi droni e nessi accessori li trovate tutti nel mio canale Telegram TechBest Deals, linkato qui sotto in descrizione video, e se avete trovato questo video interessante e volete supportarmi, beh, potete farlo semplicemente con un like, condividendo ai vostri amici e iscrivendovi al canale che conta già quasi 107.000 iscritti. Grazie a tutti, buon volo a tutti, noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento al mio prossimo video, sempre come vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao amici miei!